Ciao a tutti, sono Ermanno, benvenuti sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi vediamo come cuocere, come friggere i fiori di zucchina. È una ricetta semplice e veloce, ovviamente anche qua ne esistono varie varianti, perdonate l'uso della doppia espressione uguale. Comunque tagliamo i fiori dalla zucchina, vedete io ho avuto la fortuna di averli nell'orto, ma se no si comprano già anche i fiori imbustati. Dopodiché dovete levare sia i pistilli esterni, cioè all'esterno del fiore vedete che c'è una specie di mini corollina con 4 o 6 puntine verdi, dovete levare quelle e i pistilli interni, cioè la parte gialla alla base che parte dalla base del fiore. Questo perché altrimenti potrebbe rimanervi il fiore amaro. Vedete proprio quella parte di quei pistilli lì, ecco, lì si tirano via e si sciacquano bene sotto acqua corrente. Dopodiché, una volta sciacquati bene e tolti i pistilli, li appoggiate su della carta casa, così che si possano asciugare dall'acqua in eccesso. Potete metterli fra due fogli di carta casa, fate molta attenzione, siate delicati perché i fiori sono molto delicati, se no vi si spezzeranno in 1000 pezzettini. Vedete, aprite l'acqua corrente, sciacquateli bene, non serve, di solito potrebbe esserci qualche insettino, ecco, ma se non spruzzate veleni, se non fate niente, di solito non serve lavarli molto, basta dare una sciacquata sotto l'acqua corrente e poi li appoggiate su un pezzo di carta casa, appunto, in maniera che la carta assorba l'acqua. Ora vediamo come li sciacquo, vedete delicatamente, poi metto un altro pezzo di carta casa sopra in maniera da asciugarli e li comprimo leggermente così che tutta l'acqua in eccesso venga assorbita. Vedete che la carta fa il suo lavoro assorbente. Prepariamo quindi poi la pastella, anche qua come dicevo ci sono varie varianti, chi fa la pastella solo con acqua e farina o con latte e farina, chi mette il lievito, chi la fa con le uova, eccetera. Io la faccio con 2 uova, adesso dipende anche da quanti fiori avete, ma insomma per una decina di fiori uso 2 uova e 40 grammi di farina e poi metto la farina piano piano e inizio a mescolare. Se ovviamente salo prima, vedete, sale quanto basta, quello che volete, e sbatto le uova e poi mescolo aggiungendo piano piano la farina. Mi raccomando, piano piano perché tenderà se no a farvi i grumi. Se vi si raggruma un po', cosa che fa sicuramente l'uovo con la farina, potete aggiungere a piacere o un goccino di latte o un pochino di acqua, così da ridiluire e dare la giusta densità. Anche qua va a gusti, c'è chi vuole la pastella più densa, chi vuole la pastella più liquida. Quindi fate un attimino secondo il vostro gusto, secondo il vostro piacere. Io la faccio una via di mezzo, sembra quasi una cremina, ecco, non troppo densa, ma neanche troppo liquida. Ho visto invece molte massaie che la fanno abbastanza liquida, anche perché, ripeto, il fiore è delicato, bisogna fare attenzione. Eccola qua, vedete, io la faccio in questa densità cremosa. Se vedete che vi viene troppo densa, o aggiungete un uovo, o meglio aggiungete un po' d'acqua, un po' di latte, come abbiamo detto prima. Quindi una volta preparata la pastella metto l'olio, un dito d'olio, non ne serve tantissimo, metto un dito d'olio d'oliva nella padella antiaderente e lo scaldo fino ad arrivare quasi che faccia il fumo. Quindi ecco che immergo il fiore nella pastella, poi lo faccio colare un attimo e lo metto nella padella con l'olio caldo dentro. Eccoci qua, vediamo che l'olio inizia a soffriggere e quindi vado con un secondo fiore, sempre delicatamente perché vi si romperà. Se vi si rompe in 2 o 3 pezzi, non vi preoccupate, impanate e mettete a friggere i 2 o 3 pezzi. Fate attenzione che più piccolo è il pezzo
più cuocerà velocemente, quindi va prontamente rivoltato nella padella e poi colato. Io poi preparo un piatto con 2 fogli di carta a casa, vedete che fa da assorbente, e con una pinzetta da chef giro i nostri fiori che stanno friggendo. Vedete che l'olio inizia come a fare queste bolle perché c'è ancora dell'umidità dell'acqua che si mescola un po' con l'olio. In questo caso non li avevo asciugati benissimo, però vengono buoni uguali, non è nessun problema. Eccolo lì, vedete che una volta che diventano appena croccanti così, appena dorati, li colgo l'olio e li metto ad asciugare sulla carta assorbente. A questo punto potete anche salarli se li volete più o meno salati, oppure potete mettere il sale in tavola e ognuno se li sala a proprio piacere. Procedete così per tutti i fiori che dovete cuocere. E mi raccomando, vedete qua per esempio ci sono varie pezzature in questa seconda frittura, vedete che la pezzatura più grossa ci impiega un pochino di più, quella più piccola ci impiega meno, quindi prima tiro fuori dalla padella le pezzature più piccole, poi procedo con quella grossa, eccola lì, perfetto, e poi con gli ultimi messi, eccoli lì. Bene, questo è tutto, la ricetta è semplice e veloce. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel mi piace, aiutatemi a crescere, cliccate sulla campanellina, iscrivetevi al canale, condividete il video. Ci vediamo al prossimo video. Buon appetito a tutti e buona frittura di fiori di zucchina. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!